Nel video di oggi parleremo di un argomento fondamentale per chi vuole avere energia fai da te, il dimensionamento di un impianto fotovoltaico. Che cos'è il dimensionamento? È la giusta scelta di tutti i componenti che devono avere tra di loro un equilibrio. Per estremizzare con un esempio, non possiamo avere un pannello fotovoltaico e caricare 500 A di batteria. Viceversa, non possiamo avere 100 pannelli e caricare 100 A di batteria. Questo è un esempio estremizzante per far capire che la sintonia che bisogna creare per autocostruirsi un impianto fotovoltaico è fondamentale e tiene conto di una serie di fattori che vedremo progressivamente, ovvero i consumi giornalieri, il tipo di inverter giusto, quanto accumulo, cioè quante batterie per la fase notturna o per i giorni di pioggia, quanti pannelli posso mettere o devo mettere, il regolatore di carica adatto ai pannelli e alle batterie, poi la scelta 12, 24 o 48 volt, perché scelgo una tensione diversa l'una dall'altra, e ultimo gli accessori ausiliari, che sono tutti quegli accessori fondamentali per la sicurezza e per la supervisione dell'impianto, quali fusibili, magnetotermici, telecamere o sensori wifi. Buona visione e iscrivetevi al canale. Il primo aspetto riguarda i consumi giornalieri. Che cosa sono? Sono l'entità espressa in termini di kilowattora che andiamo a consumare in una giornata. Questo consumo lo dobbiamo dividere tra giorno, mentre c'è la produzione fotovoltaica, e notte, quando assorbiamo soltanto dalle batterie. Quando abbiamo la somma dei due, abbiamo un'idea di quanti kilowattora ci servono e dobbiamo produrre per la nostra casa. Ora, per fare questo calcolo bisogna concentrarsi sui singoli componenti che accendiamo quotidianamente. Ovvero, se noi facciamo la somma di tutti i componenti, lavatrice, asciugatrice, frigorifero, forno, probabilmente ci servono 20-30 kW, non riusciremo mai ad arrivare a questa entità. Perché? Perché già con il nostro contatore allacciato alla rete dobbiamo stare attenti a cosa consumiamo per non saltare la soglia di protezione per cui si staccherebbe il cosiddetto contatore o il magnetotermico. Quindi anche nel fotovoltaico dobbiamo andare ad analizzare quelli che sono i consumi che di solito possiamo consumare insieme fino a una soglia massima, che di solito è essere 3 kW o 6 kW per chi ha case più importanti o ville. A questo punto il consumo massimo riguarda quello che decidiamo di consumare o che dobbiamo consumare giornalmente, tenendo presente anche le ore. E passiamo quindi a qualcosa di scritto in modo che ci resta impresso. Qui ho scritto 4 componenti che sono sicuramente quotidiani e che dobbiamo andare a valutare. Le luci, ad esempio, se abbiamo delle luci LED che consumano un totale di 50 watt, per 4 ore notturne saranno 200 Wh. Il frigorifero, che funziona sempre a intermittenza, e parlo di frigoriferi moderni, anche magari con la ghiacciaia e quant'altro, consumano 160 watt di media per 8 ore, perché ricordiamoci che il frigorifero ha un'incidenza elevata sulle bollette, sono 1280 Wh nella giornata. LED giardino di notte si accendono sempre, di solito durano dalle 7 alle 10 ore a seconda dell'inverno e dell'estate, quindi LED 30 watt sono 300 Wh su un arco di 10 ore. E il wifi, gli stand-by vari della lavatrice sempre accesa, piuttosto che il LED del televisore e l'antifurto e quant'altro, di solito arriviamo anche a più di 80 watt, che sulle 24 ore, perché questi sono accesi fissi, fa 1920 Wh. A questo dobbiamo sommare, ed è soggettivo, il consumo di lavatrice, forno e tutte le altre situazioni che usiamo non tutti i giorni, ma quando le usiamo consumano. Per avere un'idea possiamo andare anche nella bolletta dove c'è scritto il consumo annuale, semplicemente lo dividiamo per 365 e abbiamo un'idea del consumo giornaliero. In questo caso facciamo due conti. Abbiamo in questo caso consumato 3700 Wh nell'arco di tutta la giornata, solamente con queste 4 cose fisse più il resto. Ecco che il consumo di solito medio di un italiano è intorno ai 10 kWh
al giorno, perché abbiamo anche le pompe di calore, abbiamo la caldaia che consuma comunque, anche se a gas, ha tutta la parte elettrica ed elettronica. Detto questo, abbiamo un'idea di quanto consumiamo al giorno. Ipotizziamo che i 3007 diventino, con le cose occasionali, 5 kW. Questo è un dato fondamentale per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico. Passiamo alla seconda fase. Eccoci nella seconda fase, cioè l'inverter. Abbiamo visto che i consumi giornalieri sono 5 kWh, adesso dobbiamo scegliere l'inverter che ha delle proporzioni tra il pacco batterie e il consumo giornaliero. All'inverter non interessa tanto i 5 kW che consumiamo, lui lo dobbiamo scegliere in funzione del picco massimo, ovvero se abbiamo una casa dove il picco massimo è solo il frigorifero e il nostro frigorifero da 160-180 watt ha un picco di 500, perché si sa che i motori elettrici hanno picchi alti, 500-600, a noi basterà un inverter da 1 kW. Perché? Perché lui sosterrà sempre questo consumo continuo e i picchi. Ecco che quindi l'inverter va scelto in funzione del picco massimo. A questo punto, cosa può essere un picco massimo? Un forno consuma 2 kW, quindi è già un picco superiore a luci, frigorifero. La lavatrice è da 1500, quindi è inferiore al forno da 2 kW. Ma se abbiamo ad esempio un compressore potente che consuma 1,5 kW, ma il motore quando parte arriva a 2,6 kW, è già diventato quello il picco massimo, perché se non compriamo, se non acquistiamo, se non montiamo un inverter che resiste al picco massimo, anzi più una certa percentuale di tolleranza, avremo lo sgancio per protezione dell'inverter stesso. Quindi se ipotizziamo che il nostro elettrodomestico con picco massimo o la somma di elettrodomestici con il picco massimo, mi spiego meglio, se abbiamo un frigorifero che ha avuto il suo picco e poi è in stand by a 160, abbiamo acceso le luci e arriviamo a 200 e abbiamo acceso la caldaia e arriviamo a 250 e poi abbiamo un picco di 1500, non è 1500 il picco, ma è 1500 più quello che c'era acceso. Ecco che questo calcolo è estremamente soggettivo. In questo modo scegliamo l'inverter, quindi il picco massimo che ipotizziamo è 2 kW. Bene, scegliamo un inverter da 2,5 kW o 3 kW. Dato che la differenza di costo tra i due non è elevata, a questo punto scegliamo un inverter da 3 kW di potenza massima che deve soddisfare nel caso che ci siano alcune cose accese e alcune che partono all'improvviso. Qui dovete fare voi una valutazione. Vediamo adesso la terza parte in base alla tabella originaria, è l'accumulo, cioè le batterie. Le batterie si usano come tampone durante le varie evoluzioni diurne, ma soprattutto per quando manca il sole, quindi di notte o quando è nuvoloso, quando piove. Quindi l'accumulo è estremamente soggettivo, ma ha un equilibrio, non possiamo avere pochissimi pannelli e tante batterie, non le caricheremo mai. A questo punto le batterie si calcolano in funzione dei consumi giornalieri notturni. Se di questi 5 kW abbiamo visto che utilizziamo 2 kW di notte, possiamo prendere un accumulo da 2 kW. Se però vogliamo rimanere tranquilli anche per il giorno dopo, diventa 2 più 5 e sono già 7 kW. Ecco che allora anche lì c'è da fare una valutazione di quanta corrente vogliamo accumulare. In questo caso non stiamo parlando di off-grid, che è tutto un altro potenziamento, ma stiamo parlando di un impianto normale per chi vuole anche iniziare in una maniera un po' cauta e poi espanderlo. A questo punto abbiamo detto 2 kW sono notturni, vogliamo resistere un giorno intero, quindi 5 più 2 fa 7, qualcosina la consumiamo anche con la lavatrice, quindi vogliamo predisporre, e questo è estremamente soggettivo, un accumulo in batterie di 8 kWh. Ecco che abbiamo anche qui deciso le batterie in proporzione ai consumi giornalieri, diurni e notturni.
Non c'entra niente l'inverter è solo la potenza massima erogabile. Eccoci nella fase numero 4, fondamentale, i pannelli fotovoltaici. Quanti pannelli metto sul tetto? Gli altri parametri, cioè consumi giornalieri e batterie, sono fondamentali per il calcolo dei pannelli. Se noi abbiamo lo scarico, cioè lo svuotamento delle batterie quotidianamente, quindi abbiamo 8 kW completamente assorbiti, noi dobbiamo produrre 8 kW. Quindi qui ho scritto 5 ore, che è la media riconosciuta da tutti di media di luce solare, ovviamente di più in estate e meno in inverno, moltiplicati per i pannelli per arrivare agli 8 kW. Se invece non consumiamo tutta la batteria e consumiamo anche meno di 5 kW giornalieri, allora metteremo meno pannelli. Se invece la batteria è sempre carica perché consumiamo solo questi 5 kW diurni e notturni, ci basterà 5 kW di produzione per mantenere la batteria costante nelle emergenze di giornate di pioggia o di nuvole, ma essere sicuri di mantenere la batteria costante e alimentare tutto il consumo di 5 kW giornalieri. Se ipotizziamo quindi 5 kW come il consumo nostro giornaliero e non assorbiamo dagli 8 kW che abbiamo messo in riserva per quelle volte in cui abbiamo consumato meno, ecco che allora il nostro parametro diventa 5 kW. Ecco che se quindi abbiamo 5 ore per 1000 watt di potenza dei pannelli, riusciamo ad avere i 5 kWh che ci servono, e sono questi uguali al consumo giornaliero. La batteria rimarrà sempre carica e abbiamo ottimizzato. Il momento in cui c'è pioggia preleverà dalla batteria, poi magari consumeremo 4 invece di 5, la batteria pian piano si ricarica. Questo è un equilibrio, ovviamente è un equilibrio minimo. Perché 1000 watt di pannelli sono, ad esempio, se facciamo un impianto a 12 volt, sono 150 watt per 7 pannelli e abbiamo raggiunto questi 1050 watt. Quindi con 7 pannelli da 150 watt siamo a posto. Se però ne mettiamo 8 o ne mettiamo 10, allora a quel punto noi abbiamo 1500 watt, ed è questa la cosa più appropriata, perché 1500 per le 5 ore fa 7500 watt, ovvero 7 kWh. A quel punto avremo 7 invece di 5. Quando le batterie sono cariche, quando non consumiamo, il regolatore di carica che vedremo dopo sgancia i pannelli, a significare che non stiamo più prelevando. Ma nel momento in cui consumeremo di più o avremo usato la batteria per dei giorni nuvolosi, allora ci sarà comodo questo 7 kW. Ecco perché i pannelli non hanno un limite, o meglio, vanno calcolati in diversa maniera da tutto il resto, cioè è bene averne sempre un po' di più per superare questa soglia e tenendo conto delle batterie. E qui si apre una parentesi molto molto importante. Se abbiamo delle batterie al litio e abbiamo una superficie sul tetto, magari esposta a sud, molto ampia, e decidiamo di mettere tanti pannelli, non è un problema, perché le litio assorbono con 1C, 0,5C, ma anche fino a 3C nel caso di litio di marca. A questo punto, assorbendo in 1C significa che se io ho 1000 watt di produzione, li posso mettere tutti in batteria e beneficio di questo grande tetto, di questa grande superficie. Ma se le batterie non sono al litio, ma sono al piombo, le piombo devono essere caricate con il massimo 10, 15, 20% della capacità. Allora ecco che le batterie che ho mi limiteranno la quantità di pannelli. Quindi per le piombo, se ho 8 kWh di piombo, avrò in ampere diviso 12, se ipotizziamo un impianto a 12 volt, avrò 660 ampere. 660 ampere caricati al 20% fa massimo 130 ampere. Quindi io potrò mettere 130 ampere di pannelli fotovoltaici al massimo se ho le piombo.
Se invece ho l'e-litio, ecco che allora la cosa cambia totalmente, perché abbiamo detto che le litio si caricano con 1C, significa che 660 ampere potranno entrare tranquillamente nelle litio ed è una differenza enorme. Con le litio andiamo ad accumulare subito tantissima corrente, con le piombo no, ed è per questo che oggi tutti stiamo protendendo verso questa tecnologia che però presenta molte avversità, in primis le varie tarature, il BMS, l'equalizzatore attivo, tutti i componenti che devono essere sommati alle litio perché hanno potenza ma anche hanno una certa difficoltà di gestione. Ecco allora che da questa sintesi appare che i pannelli saranno per 5 ore di sole medio, 10 pannelli, non conviene metterne meno, da 150 watt, oppure potete prendere i 200, i 300, i 400, quello che volete voi, e produrranno 7 kWh nella giornata. Soddisferemo in questo modo il consumo diurno, avremo una scorta in caso di nuvolosità e poi ricordiamoci che i pannelli non producono sempre il massimo a seconda delle condizioni che troviamo, quindi questa abbondanza è consigliata. Chiaramente se usiamo il litio possiamo metterne anche 15, 20 perché sarà corrente rapida che entrerà nelle batterie. Mi spiego meglio: è nuvoloso ma esce il sole 2 ore, 20 pannelli, boom, tutto entra in batteria, abbiamo colmato quella differenza di luce. Parliamo adesso del cuore pulsante dell'impianto fotovoltaico, che non è l'inverter, è il regolatore di carica. Ci sono di grossi, di potenti, come ci sono di piccolini. Se avete una roulotte, un pannellino o due, questo va benissimo. Batteria al piombo, questo va benissimo. Se avete un impianto più significativo dovrete mettere più potenti, ma non è solo legato alla potenza dell'impianto, è anche legato alle funzioni. Ad esempio i regolatori di carica per le piombo non vanno bene per le litio, a meno che hanno delle funzioni in termini di tensione che possono essere adattate alle litio, ma quello che cambiano di solito sono anche le evoluzioni di carica. Nelle piombo abbiamo le bulk, le float, le absorption e l'equalizzazione. Nelle litio non vanno mai equalizzate, quindi se usiamo uno di questi regolatori dovremo togliere l'equalizzazione. Insomma, ci sono tante funzioni, ma quella che interessa oggi a noi è il regolatore di carica deve essere abbinato ai pannelli, ovvero la potenza espressa in watt e ampere dei pannelli deve passare attraverso il regolatore di carica. Passando attraverso il regolatore di carica dobbiamo essere sicuri che quest'ultimo non scaldi e non si bruci. Ecco perché il regolatore di carica solare deve essere sovradimensionato rispetto alla massima potenza dei pannelli. Quindi se abbiamo dei pannelli che producono ipotesi per piccole case o per roulotte, se abbiamo 4 pannelli messi in parallelo per un impianto 12 volt, il totale di questi pannelli è 8 ampere, per 4 in parallelo fa 32 ampere, noi con 32 ampere di pannelli prenderemo un 40 ampere di regolatore di carica, ma anche 50 non cambia niente, non si brucia, anzi lavorerà meno e durerà di più. Quindi questa proporzione va calcolata. Ricordiamoci una cosa fondamentale: se abbiamo i pannelli in serie, noi ipotizziamo 4 pannelli da 9 ampere. Se li abbiamo messi in serie, il risultato finale sarà 9 ampere, e se i pannelli sono quelli da 12 volts, quindi quelli da 21 volts, 4 pannelli per 21 volt, abbiamo la somma dei volt in serie. Quindi avremo sempre 9 ampere in serie, ma i volt saranno 84 volt. Ecco che se abbiamo questi pannelli e vogliamo il regolatore di carica in funzione di questi pannelli per produrre questa corrente, noi prenderemo un regolatore di carica che abbia il range, cioè del voltaggio, tra 60 volt e ipotizzo 100 volt,
quindi siamo all'interno di questo range, e che abbia almeno i 9 A, quindi deve essere un 12-15 A. In questo modo noi avremo la soddisfazione degli ampere ma anche dei volt. Non possiamo prendere un regolatore di carica da 5 A, si brucierebbe, e non possiamo prenderne uno da 40 volt, si brucierebbe. Quindi è importante considerare, quando compriamo un regolatore di carica, che dobbiamo stare all'interno di due parametri, non solo uno. C'è chi dice: quel regolatore di carica quant'è? 60 A. Ah, va bene, i miei pannelli non sono 60 A, ma poi come lo configuriamo per rispettare anche il voltaggio, cioè la tensione? A quel punto i due parametri sono ampere e volt. Quando compriamo un inverter ibrido che ha già incorporato il regolatore di carica, che è allacciabile alla rete per il prelievo della corrente in caso che le batterie non bastino, che ha tutte queste funzioni, dobbiamo vedere se quello che stiamo comprando, che magari è 5 kW, 48 volt, ok, bellissimo, ma quanti pannelli potrò attaccare? Dopo sceglierò i pannelli, in funzione del picco massimo che mi ha obbligato a scegliere un inverter, in funzione delle batterie che deciderò di mettere, che sono legate al regolatore di carica, ovvero ai pannelli. Queste combinazioni sono fondamentali. Quindi ampere e tensione del regolatore di carica, che sia incorporato in un inverter ibrido o separato come in questi casi, è fondamentale per creare l'equilibrio sempre nel dimensionamento del fotovoltaico. A questo punto, giusto per essere coerenti col nostro impianto simbolico, noi per avere questi 5 kW giornalieri abbiamo deciso di mettere 10 pannelli da 150 watt, abbiamo quindi 7 kWh di produzione giornaliera. Dovremo mettere per questi 10 pannelli 5 pannelli in parallelo più 5 altri pannelli in parallelo su due regolatori, cioè 5 pannelli su un regolatore da 45 A e 5 in parallelo anch'essi sull'altro regolatore. Quindi per questo impianto con 10 pannelli, che poi è modificabile come vogliamo noi in funzione dei watt dei pannelli e quant'altro, avremo due regolatori di carica, ognuno gestirà 5 pannelli ed entrambi entreranno con i cavi positivo e negativo in batteria. Quindi avremo il più e il meno di questi due regolatori che gestiranno in maniera autonoma i pannelli. Vedremo che uno caricherà meno perché vedrà le batterie cariche, l'altro un po' meno sensibile butterà dentro ancora qualcosa. Ma questo è fondamentale. Perché ho detto 45 A? Perché 150 watt di solito sono 8 ampere, in parallelo si sommano, quindi 5 per 8 fa 40, dobbiamo prendere 45 minimo, ma se prendiamo un 60 ampere è ancora meglio. Quindi due regolatori di carica da 60 A lavoreranno meno, scalderanno meno, dureranno di più, la cifra è veramente molto bassa in termini di differenza, parliamo ovviamente dei PWM, se pigliamo degli MPPT allora sono più cari, ma ricordiamoci, e questo lo avete visto già in un altro video, PWM o MPPT, l'MPPT produce un 30% in più con le condizioni ideali, cioè quando non c'è troppo caldo, quando è leggermente nuvoloso, allora l'MPPT con questo, chiamiamolo fresco, produce di più, ma quando siamo in piena estate nel sud Italia con i pannelli che se li toccate con mano vi bruciate, l'MPPT produce uguale al PWM o arriva al massimo al 5% di produzione in più, ma costa molto di più. Questa è un'altra valutazione, lo potete vedere nel video PWM versus MPPT, che chiarisce un po' le idee, però è tutto soggettivo. Rimanendo sul tema, questa sarà la configurazione per questo impianto simbolico. Tracciando quindi una sintesi sul regolatore di carica, per questo impianto abbiamo deciso di prendere 5 pannelli in parallelo più 5 pannelli in parallelo, ognuno connesso a un regolatore di carica da 60 A ed entrambi entreranno in batteria. Se invece abbiamo un inverter ibrido con regolatore incorporato, andiamo a valutare le portate in termini di ampere e di volt che lui potrà avere, quindi lo scriviamo qua, l'importanza sono gli ampere e i volt, per andare a scegliere la configurazione ideale del regolatore di carica incorporato nell'inverter ibrido. Un altro aspetto importante è: ma
Che impianto farò? 12 volt, 24 volt, 48 volt, c'è anche il 36, 72. Questa scelta è importante, ma a mio avviso è condizionata solo da un paio di fattori. Allora, innanzitutto, più la tensione è bassa, più ci obbligherà a cavi spessi, grossi. Più la tensione è alta, quindi 48 volt, più i cavi saranno sottili. Anche sui pannelli, oggi si tende a metterli in serie perché faremo camminare dei cavi più sottili invece che in parallelo con cavi più grossi. E qui qualcuno potrebbe ipotizzare, vabbè, allora è meglio fare 48 volt e avere un impianto con cavi sottili. Non è solo questa la differenza, difatti io ho stabilito una regola personale che è questa. Per impianti fino a 3 kW io faccio il 12 volt. Per impianti oltre i 3 kW faccio il 48. Il 24 lo considero un po' una via di mezzo. Per una serie di motivi, facciamo un impianto a 12 volt, abbiamo usato 4 batterie al litro in serie. Se ne vogliamo usare di più, ne mettiamo 8, 2 a 2 in parallelo, quindi 2 più 2 più 2 più 2, parallelo e serie. Se succede qualcosa, togliamo delle batterie e ci aggiustiamo perché sono 4. Se abbiamo un impianto a 48 volt, abbiamo 16 batterie in serie. Se succede qualcosa e una si brucia, non possiamo mettere dopo 2, 3, 4 anni una batteria LiFePO 4 nuova e tutte le altre, chiamiamole così, vecchie, perché si crea una discrepanza che non è ammissibile. A questo punto abbiamo la gestione di 16 batterie sempre insieme. Chiaro, il discorso cavi ha una sua importanza, ma a mio avviso relativa. Come dicevo, guardate questi due cavi. Questo è un cavo 12 volt per un impianto da 3 kW serio, con un cavo giusto. Se ipotizziamo di superare i 3 kW 12 volt, questo cavo deve diventare ancora più grosso. Allora ecco che diventa veramente eccessivo. Questo invece è un cavo 48 volt 5 kW. Quindi vedete la differenza, la tensione influisce notevolmente, ma è comunque relativa perché parliamo di 2 metri di cavo, 1,5 metri di cavo dalla batteria all'inverter. Non possiamo fare tratti lunghi con queste tipologie, ma neanche con queste. Più i cavi sono corti, meglio è. Ecco che allora fino a 3 kW a me piace questo cavo, avere un impianto agile, avere 4 batterie in serie oppure serie parallelo, ma gestirlo molto rapidamente. Anche sul tetto avremo più stringhe, più cavi, ma tutto in parallelo, con le dovute accortezze, con i vari diodi e le varie situazioni e protezioni. Se invece superiamo i 3 kW, allora andrei su 48 volt, perché oggi ci sono inverter ibridi che lavorano a 5 kW, parallelabili a 10 kW e a 48 volt. La dimensione dei cavi, soprattutto batteria inverter, è molto più leggera, quindi più gestibile anche sul tetto. Riusciamo a mettere tanti pannelli che li mettiamo in parallelo o serie parallelo per arrivare alla fase 48 volt, è molto più elastico. Per quanto riguarda questo fattore, cioè la connessione dei paralleli, non smetterò mai di dirlo, attenzione alla pericolosità della corrente continua quando superiamo i 120 volt. Io continuo a sentire di persone che fanno impianti a 500 volt, è impensabile da parte mia, però ognuno è libero di fare ciò che vuole. Avvaletevi, come dico sempre, di tecnici, di persone responsabili che possono aiutarvi, soprattutto se non siete capaci. A questo punto io quello che preferisco è fare i paralleli a 21 volt se l'impianto è a 12, oppure le serie fino a 80 volt se voglio usare un MPPT, massimo 100 volt se voglio un range un po' più ampio, e quindi rispettare questi parametri di serie e parallelo rimanendo sempre sotto la soglia di sicurezza della corrente continua, che è 120 volt. A questo punto, ragazzi, parliamo dell'ultima fase importantissima del dimensionamento del fotovoltaico, cioè i vari accessori. Se usiamo l'e-litio ci vorrà un BMS. Come deve essere il BMS? Deve essere uguale o maggiore del massimo picco dell'inverter. Il BMS è il tramite tra batterie e inverter. Lui staccherebbe tutto prima dell'inverter, poi andrà regolato, e questo è tutto un altro discorso che vedremo in altri video, abbiamo già visto anche in video precedenti, va regolato in una certa misura in funzione dell'equilibrio dell'impianto. Poi i fusibili, questi sono fondamentali, sia i ripristinabili che i fusibili, quelli i mega fuse e quant'altro, vanno interposti tra batteria e inverter, tra regolatore di carica e pannelli,
tra batteria e regolatore di carica. C'è tutta una serie di fusibili, questo non è il video in cui parleremo di quello, ma che vanno acquistati e rispettati in funzione della potenza. Se abbiamo un inverter da 3 kW, 12 volt, quindi sono 250 ampere, vorremmo mettere un fusibile da 300 ampere, 280, 320, non vogliamo stare sotto, se no lui salterebbe prima di un eventuale problema. Quindi i fusibili in funzione del massimo picco dell'inverter. I magnetotermici, cioè quando usciamo dall'inverter mettiamo il salvavita, il magnetotermico, tutto ciò che a norma di legge serve a proteggere le persone, le cose da eventuali corticircuiti, da chi potrebbe prendere la corrente. Questo è fondamentale. Ricordiamoci che l'inverter e la rete domestica non sono connettibili in termini di fase neutro e quant'altro, perché ognuno viaggia su un suo canale, quindi non creiamo miscellanze tra l'uno e l'altro, devono essere impianti separati. E l'ultimo è il Wi-Fi, è un controllo, possono essere telecamere Wi-Fi, dispositivi Wi-Fi che interfacciamo con il nostro impianto in modo da controllare le tensioni, le cariche della batteria e quant'altro. Ragazzi, questo era un video di molti dettagli, ma è importante sapere che l'impianto fotovoltaico va dimensionato, non può essere casuale. Queste sono delle linee guida, ci sarà ancora tanto da dire e entreremo anche in tanti dettagli che qui per questione di tempo, anzi è già un video lungo, non ho potuto descrivere. Quindi io vi ringrazio di aver visto anche questo video e iscrivetevi al canale. Al prossimo video.